Zombarilla, zombo suricilla, zombo riavulilla, zombo chiscia. Zomba tu, zomba valumella, zomba farfariella, zombo riavolo culiscella, zombo riavolo culiscella. Zombo morta, zombo la gallina, zomba sinicola, zombo riavolo canumbo. E lui riavolo sarabose, notte pazze, quando è giorno culi femmina. E lui riavolo sarabose, sotto l'uliette, tutte vive da chi l'ha vista. Zombo liette, zombo la campana, zombo l'uta, punto, zombo riavolo calavu. Zombo regolaricina, zombo barca mare, zombo povera maranare, zombo povera maranare. A Marzalo, mercato rosso, si è venuto una figliola che non è cresciuta ancora. Zomba, mosca, zomba tarantella, e chi vuole a ballare, chiambore la bocca un po', e chiambore la bocca un po'. Zomba, zomba la luna piena, zomba Lucalla senza la cave. Gira, gira la vita è una rota, chi fa un male se la da aspettare. Zomba chi non crede, zombo diavolo la carta vede, zombo piezze van, zomba ne sorterà sonnana, zomba la cap, zomba mascato, zomba con la creatura, zombo basto, e ma fanno ammazziata, zombo diavolo, zombo diavolo, zombo diavolo tu la spada. L'ingegnere Carlo D'Angiò. Il dottore in fisica Eugenio Pennato. Una caratteristica dei lavori che ho fatto sia musicali sia per quanto riguarda il teatro è stata quella di scegliere personaggi assolutamente lontani da quelle che sono le agenzie per gli artisti, no? Che ci danno una tipologia abbastanza precisa e standard. Noi sceglievamo, dico noi, come dire i miei amici registi, mi viene di citare Garofalo, Colella ed altri, eravamo attratti da personaggi atipici sulle righe, dei musicisti molto preparati che però hanno sempre qualcosa di extra, come dire, extra musicale, è sempre di una cultura che ha a che fare con la loro terra, con le loro origini. Diciamo, questo personaggio straordinario che è Mimmo Epifani, che innanzitutto, ed è importante dirlo, è un grande mandolinista, forse uno dei più grandi che ho conosciuto a livello proprio di tecnica. Dove batte il tempo della taranda, l'anima persa tra quella foga, a tempo che serve, a tempo che brigata, da quella strada dell'altamondo, dove batte il tempo della taranda, l'anima persa tra quella foga, a tempo che serve, a tempo che brigata, da quella luna, notte da stelle, una buona roca, balla
Qua facci caldo, no? Facci freddo, siamo qua. L'anima persa tra quella folla, a tempo cocora, a tempo d'amore. L'anima persa tra la gara, a tempo di strega, a tempo di prima. Dal San Vito dei Normanni, Mimmo Epifani. Grazie. Thank you. Mimmo Epifani, anche giustamente diplomato al Conservatorio di Padova, però poi non ha mai smesso di essere il Mimmo Epifani nato a San Vito dei Normanni, pronto allo scherzo, alla piccola truffa artistica, no? Fatta di segnali improvvisi e inattesi. Ah, a proposito, ma il CD l'ha prese? Ma come non l'ha portato? Ma te l'ho detto che siamo andati là apposta. Dice no, le prendo io, le porto io, ma come madonna facciamo per prenderle, mannaggia. Un casino. Ma Giulianello, capite che significa per arrivare alla Giulianello? Vabbè, mo ci penso io. Pronto Bruno? Maestro Bruno? Guarda, quando arrivano le tue telefonate è, come dire, da una parte un piacere, anche un dolore, ma un dolore è il prezzo che si sa che si paga per tutte le cose importanti della vita, come per esempio i tuoi assoli di mandolino. Grazie. Mimmo, dimmi tutto, dimmi. Ti ho chiamato per una cosa, siccome a Giulianello abbiamo fatto dei concerti, cose, ma dobbiamo fare altri concerti, addirittura un festival che si sta andando molto bene, e quest'anno devono dare dei premi a tutti gli artisti che ho invitato, insomma, e che inviterò anche nelle prossime edizioni di questo festival, no? Quest'anno daranno un premio per la danza, un premio per la musica, un premio per il teatro, e poi ci sta un bel pranzo, insomma, fanno una tavolata, quindi poi non ti dico prodotti che c'hanno là, insomma, veramente, non è come, cioè, a Roma si mangia, però lì, insomma, sì, certo. No, io avevo pensato, ho già parlato con Eugenio di dargli il premio per la musica, insomma, per quello che ha fatto, perché se lo merita, no? Tutte queste cose che ha fatto, e a te ti volevo dare il premio per il teatro. Le città di mare sono i punti del mondo dove vanno a finire i rumori di fondo delle autostrade, le città di mare che fanno pensare. Una sera eravamo sulla Vespa con Eugenio e lui guidava, io ero dietro, era d'estate, non c'era quasi nessuno. Ad un certo punto Eugenio fermò la Vespa e disse: scusa un momento. Poi prese un foglietto di carta e cominciò a scrivere. Mi è venuta un'idea per un pezzo sul mare. Sul foglietto c'era scritto: le città di mare sono i punti del mondo dove vanno a finire i rumori di fondo delle autostrade. Io pensavo che quest'idea c'era venuta in una curva dove non si vedeva il mare, questa era la cosa. Quando la cantava Eugenio era un po' una sua abitudine, poi è diventata anche un vezzo che il pubblico amava. Cioè lui chiudeva gli occhi. Alcuni che lo riprendevano, cioè apri gli occhi, però in realtà non c'era bisogno, perché è una cosa così naturale, fatto di concentrazione, che siccome io lo capisco bene, perché sono le cose che uno scrive e che racconta. Lo stato d'animo è quello, cioè differenza che c'è fra chi interpreta e chi racconta e chi interpreta, vabbè, deve stare attento all'occhio, alla bocca, il naso, la voce impostata, le cose. Chi racconta. Quindi vabbè, sì, il mare continua a fare il proprio lavoro, come diceva Edoardo De Filippo, dice il mare sta facendo un mare. Le città di mare affacciate alle stelle come donne al balcone, quando l'onda ricama sottili collari, quando la tempesta le fa ancora più belle. Con una di quelle per la prima volta io ho fatto l'amore e non c'era il sole, nell'intrigo dei vicoli non c'erano stelle.
per la doppia promessa dei marinai di restarle fedeli e tradirla ogni volta per non perderla mai. Le città di mare sono i punti d'incontro di mille avventure, di lingue diverse, di facce scure, di gente che passa e si ferma a guardare. Le città di mare che son fatte apposta per non far capire se la storia più bella deve ancora venire o se si allontana sera per sera. E allora sogno da sempre una città speciale dove dirsi addio è solo un gioco che domani non va. E allora io già lo so dove venirti a cercare e so che sei mio se intorno a noi c'è una città di mare. Le città di Vabbè, parliamo subito del problemino. Ti ha chiamato? Sì, io non l'avevo riconosciuto all'inizio, perché parlava perfettamente italiano. Allora, lui era arrivato a Roma ed era vestito con... Ora si veste perché siccome degli sponsor gli danno... Il foulard. Sì, gli danno tutti i foulard firmati, Valentino, cose... Però messi addosso a lui prendono quell'aspetto zingaresco. E allora mentre lui aveva mangiato una cosa, non so, una banana, ha aperto un cassonetto per buttarla. Scusi, che sta facendo? Buonasera, no, ho buttato due modi le munizioni. Ce l'ha il documento? Non ce l'ha? No, guarda, Controlla bene nelle tasche. Questo non va bene, questo è il codice fiscale, mi serve il documento. Dove c'è la foto? Una confusione, ma sono tornato da Roma e sono andato all'albergo qua a Viale Kennedy, qua poi ci ho lasciato il documento a questi cristiani. Vabbè. Dobbiamo andare per forza in commissariato e poi là vediamo. Ma come commissariato? No, ma io non veramente, possiamo fare tutto qua, veramente, io non ho fatto niente. Sì, lo so, è un normale controllo. Io soffro di questa cosa, una frangita forte, una fossofobia, quella cosa che ti... Sì, ma... Capito? Non sono mai stato, veramente. Venga con noi, sta tranquillo. Ma andiamo a piedi, no? No, con la macchina, con la macchina. Dai, Comodo un attimo in macchina. Questo è uno strumento mio però. Sì, no, ma noi vediamo tutto, Voglio dire, no, Non si preoccupi. Si preoccupa, è un semplice controllo, vai. Solo una settimana e va, perché si ferma una settimana, solo una settimana e va. Questo sono io, si vede, ma piccolino, avevo 16 anni, ero a Verona, ancora non pensavo alla musica, pensavo però al mestiere dell'attore, quello sì. Ma poi mi sono accorto che la musicalità ci appartiene, perché uno che fa questo mestiere, recitare o vivere un personaggio è anche musicalità. Sono tempi, controtempi, sono andanti, sono veloci, sono forti, la musica è normale, ci accompagna nella vita. Il mondo corre forte come il vento ed io vado troppo lento. Il mondo si allontana e mi chiude le sue porte perché corre troppo forte. Io sono molto legato naturalmente a Paoli, a Tenco, a Endrigo,
Vabbè, certo, Lucio Dalla, De Gregori e poi Bennato. Eugenio è sempre stato un uomo coerente, insomma, ha sempre cercato di fare della musica alta, della musica popolare, che ritrovava in quel mondo, un mondo quasi arcaico, diciamo, e è sempre stato fedele a se stesso, insomma, non ha mai cercato compromessi o musica facile o musica per strizzare l'occhio al mercato, insomma. E quando uno ha radici importanti, alla fine poi, sai, il talento arrivi. E chi è sempre troppo lento, fuori tempo e fuori moda, forse pure fuori legge, ma certamente fuori dal gregge. Ci avete un Giorgio I di Villamassa? Chianti del 2015? Non ce l'abbiamo più della casa, Vino della casa, ma è come? Ma non ce l'avete il Chianti? Qua a Roma non c'è, vabbè, a Roma non ce l'hanno di questi tipi di vini qui, nel 2015 ne è nata proprio di quella speciale, buono. Dico, dalla giocano dici, me della mana do, giocano picca tutte do. Dico, dalla mana giocano picca, me della mana do, giocano picca tutte do. Dico, dalla mana giocano picca, dico, dalla mana giocano picca, ci me della mana do, giocano picca tutte do, ci me della mana do, giocano picca tutte do. Io ho iniziato a viaggiare forse da sempre, da quando ho iniziato a suonare. Per esempio la musica l'ho appresa in Calabria, perché il maestro che mi aveva assegnato mia madre, a me e ai miei fratelli, una bella estate in cui lei decise che non si andava al mare, anzi si andava al mare, però si studiava il pomeriggio, secondo un metodo educativo tipico di quel periodo. E così quando tornai da questa vacanza, oltre ad essere abbastanza abbronzato per i bagni del mattino, ero anche diventato un fisarmonicista, che 4 ore al giorno a quell'età sono tante, e quindi eseguivo dei brani che quando mia mamma li sentì rimase spaventato, voleva chiamare un esorcista. Sta andando tutto bene, c'ho solo un grosso problema e ti spiego qual è. Il problema si chiama Marco Tornese. Perché Marco Tornese, cioè quando lo lascio a Foggia troppo tempo, ingrassa come un cappone. Cioè, ma si trasforma proprio E lui me l'ha spiegato, ho detto scusa, Simile. Ho detto Marco, scusa, ma tu ti ho lasciato 20 giorni fa tutto. E lui dice no, è perché sto a casa con mia madre, quel cucina a pranzo e a sera. E allora io sto là che devo fare e mangio. E il problema è che finito il film girato con me, My Italy, in cui ha fatto una parte da protagonista, mi rendo conto che dal vortice di inquadrature, macchine che ti prendono di notte, di cose, poi c'è il silenzio, immediatamente lui si ritrova a Foggia, a casa dei genitori. E mi ingrassa a vista d'occhio, anche in una settimana. Per cui bisognerebbe fargli fare qualcosa, un pretesto per farlo vedere. Quando nascista tu, forma d'argento, nascista lo tempo della luna nuova, cielo sulle stelle pacurona. Bella? Come è uscita? Che cosa? La canzone, come è Chi? uscita? La canzone. Ah, la canzone? Eh. Ah, sì, no, bello. Senti una cosa, Marco, parliamo un attimo di questa cosa dell'ingrassamento, perché come stai messo? Fammi vedere. Ma che cucina tua madre? Che cucina? Cosa fa? Cose buone, cucina pasta tutti i giorni, poi comunque sempre un secondo diverso, è varia la cucina pugliese. E quindi tu mangi, diciamo, ogni giorno, prima, secondo, contorno, dolce, pure dolce fa sempre. Eh sì,
E poi certe volte arriva il pomeriggio verso le 5, 5 e mezza massimo, così vado là, apro il forno e mi mangio tutte le cose della cena. Ah, vedi, questo è brutto, questo è brutto. Questa la scrivemmo, non so se Carlo se lo ricorda, ma insomma nel 1980, poco dopo il terremoto che ci fu nella nostra città. La storia è cominciata e Savoia che mi fa, cacciando liberare e Borbona che mi fa, l'orere spagnolo, italiana che mi fa, dopo la liberazione era mandata va, da Napoli d'Italia. Non prevede venuto, ma partito figlio mio, grida all'infattura, al peccato all'oggettiva, questa superstizione non è per la religione, e odiava la cavalli in testa tarantella, in testa tutta scuola, ci impariamo a parlare buono, se non parli italiano, si brigando, si cafò, e scorda da parlare, che son di mamma tua, se vuoi migrare a Torino, impara a capire, quando chiamo Allora, come ti dicevo, questo posto dove stiamo, questo giardino di casa mia, è un posto che ispira molto i racconti, però le persone che sono qui e raccontano possono indifferentemente dire o la verità o delle bugie. Quindi in quello che io dirò, da questo momento in poi, c'è una quota di cose non vere, c'è una quota di cose vere. No, se no devi andare via da questo giardino. Certo. Dobbiamo andare in un'altra parte della casa, in salotto. Quello, l'effetto è solo qui fuori. No, e stiamo qua. tenevano i capi, una è la novella che ti voglio contare. Se son che gli stemma cargina manai, che sti figlia non erano uguali. E se son che gli stemma cargina manai, cigali con mare che ricetterà lei. Quattro figlie mascoli, anche due ne, tre soli bellezze della figlia d'ore. Due ci stavano ma che teneva due capi, una è la novella che ti voglio contare. Sette sono venute, sette cavaliere, a regina mannata a chiamare, per tagliare le capane. Sette sono venute, sette cavaliere, se son gagnate ma che regina manai, cinque lì con mare che ricetterà lei. Quattro figlie mascoli, anche due ne, tre soli bellezze della figlia d'ore. Due ci stavano ma che teneva due capi, una è la novella che ti voglio contare. Questo discorso mio con Eugenio ha dato origine a un primo nucleo, diciamo, di persone che poi si sono incontrate con Roberto De Simone. Lui faceva queste ricerche filologiche molto precise sulla musica, eccetera, e quindi impostammo questo discorso sulla musica popolare, diciamo che allora significava fare il folk revival, cioè qualcosa che copiasse, insomma, quello che veramente poi era il modo interpretativo dei contadini, di quelli che erano i cantatori. Arilla quando sembra tutta notata, a casa tuo padrone m'ha accompagnato, quanta roba mamma mia, issa canta da vento mia, ma si canta forte, oh padrone mi caccia da porta. E mo a balla assieme a noi, o si no a forte cantare.
ci sentite sta musica nuova, alla festa da nessuno, senza serve né padrone, alla festa è tutta quanta, senza diavolo e senza sangue. Un po' per questo, un po' perché era all'epoca, insomma, ci stava questa deriva leghista, per cui si era arrivati a questo famoso secondo schiaffo di Anagnesi, come si chiama, che poi diede il fuoco alle polveri, insomma, fu un detonatore di una ribellione insomma, questo secondo schiaffo in pratica è questo schiaffo che il potestà leghista di Anagni dà che era un milanese, insomma, dà a questo sindaco, che era una persona molto mite, un poeta di Anagni, il quale in piena piazza, appellandolo testa di cazzo, gli diede un sonoro ceffone da più. Noi con questa cosa dicemmo no, non possiamo più stare. Un po' tutti ci dicono che non copiamo pezzi, e poi dopo ci sta pure un'atmosfera che non è gradevole da vivere, noi dicemmo, ma sa che c'è andiamo a fare musica in America. Nanco deve morire, perché si campa potesse parlare e si parlasse potesse dire qualcosa di meridionale. Ninco Nanco deve morire, perché si muore si può raccontare che era brigante e muretta accise, perché non c'è voletta stare. Sarà una spina nel fianco, nincananca quanacam. Sarà una spina nel cuore, nincananca quanam. E lo zolfo di Sicilia, e i cantieri a Castellammare, e le fabbriche della seta, e Gaeta da bombardare, e l'ideale che fa la guerra, una guerra dichiarata, per vedere chi la spunta tra il fucile e la tammuriata. E tammuriata è superstizione, questa storia deve finire, e qui si fa l'Italia o si muore, e Ninco Nanco deve morire, Ninco Nanco deve morire. Caso vuole che proprio nel momento in cui noi stiamo lì, negli Stati Uniti, scoppia la terza guerra di secessione americana, che tutti conoscono. Tiramma varco si camici miei, e cantando e ballammo già dormimmo, e ci suonammo in un mullaro e figliola rirano. Are figliole rirano, culi perla da bocca, chiusa sola, chiusa sola, chiusa sola. Ma la stessa nuova compagnia di canto popolare era composta di elementi particolarissimi. Mi viene in mente Pepe Barra, che uno, se dovesse definirlo, che cos'è Pepe Barra? È innanzitutto un giovanotto napoletano del dopoguerra, figlio di artisti e, come si suol dire, un animale da palcoscenico, nel senso che nato sul palcoscenico e vissuto sul palcoscenico a carico del padre, che faceva i giochi di prestigio, e della mamma cantante, e capace sul palcoscenico di fare qualsiasi cosa e farlo ai massimi livelli, dal canto alla recitazione, ovviamente, grande attore. Mi viene in mente addirittura al balletto classico. E per questo una marcia in più rispetto al cantante, rispetto all'attore, rispetto al cantante di ballate popolari. Tant'è vero che poi Peppe, come d'altra parte quasi tutti i componenti di quel gruppo che avevamo chiamato Nuova Compagnia di Canto Popolare, hanno avuto poi un'attività autonoma. Devo dire, questo gruppo mi ha fatto molto bene, ha aperto il mio cuore e il mio spirito. Roberto De Simone l'ho conosciuto che avevo 9 anni, già scriveva e componeva canzoni. Provavamo a casa mia, provavamo con Eugenio, Fausta, Giovanni e provavamo le villanelle, e a un certo punto mi ricordo che mamma cantava Madonna tu mi fai lo scorrucciato dalla cucina
E Roberto disse: ma di chi è questa bella voce? E io dissi: Roberto, è mamma che sta cantando. Tua mamma? E come si chiama tua mamma da giovane? Come si chiamava? Io dissi, loro facevano parte di un trio che si chiamava il trio Vittoria. E mamma disse: Roberto, io sono la sorella di Maria. Mamma mia, la sorella di Maria Vittoria, una voce meravigliosa, una delle voci più belle che ho sentito nella mia vita. Allora tu canti. E così Roberto fece cantare Concetta tra un atto e l'altro di uno spettacolo di Edoardo a San Ferdinando. E Roberto una sera fece indossare a mamma il suo costume procidano e lei intonò senza musica una Salve Regina in latino maccheronico, cioè quasi in lingua procidana. E alla fine, che era presente Edoardo, disse: fatemi conoscere questa regina. E così Edoardo conobbe mamma e poi dopo lavorarono insieme anche loro. Mamma era una attrice molto severa. Una sera eravamo a Parigi, il duetto dei gatti di Rossini era il finale dello spettacolo e lei entrava miagolando, miau, e io poi rispondevo dall'altro lato. A un certo punto lei, entrando dalla quinta, inciampò in una cantinella che non aveva visto. Lei, inciampando, incominciò a fare miau. A un certo punto io, entrando, invece di miagolare e fare l'altro canto, incominciai a ridere come un pazzo, non mi frenavo più, con le lacrime, e lei cantava da sola. Io non avevo cantato per tutto il duetto, si chiuse il sipario. E come cazzo lo vai? E lei mi dette uno schiaffo. Avevo 40 anni, ma uno schiaffo forte, me lo ricordo ancora. Questo era proprio a Parigi, vedi? Questo era il costume che io indossavo nei gatti di Rossini, e lo schiaffo idea che stava facendo. Me ne fotte niente! Così, così, e così, e che schifo! Loro praticamente vivono in un parcheggio grande, bello, un posto bello dove c'è questo camper e ci sono lui e Franchetto. Nel camper hanno due problemi: i vestiti di Eisler e la strumentazione con l'amplificazione. Sono personaggi molto poetici, loro hanno avuto l'illuminazione, il raptus del rock negli anni 60-70 e quello non ti abbandona più, perché si esprime non solo attraverso la musica, ma attraverso il modo di parlare, il modo anche di muoversi. Partiamo d'estate, d'inverno, andiamo dovunque, arriviamo senza nessun contratto, senza nessuno che ci dice niente. Noi ci presentiamo nei locali e ci mettiamo lì e chiediamo se possiamo suonare e noi suoniamo. Creare nuovi suoni, difatti sono sempre alla ricerca. Ultimamente ho cambiato anche una valvola che non era della stessa sigla, è successa una cosa strana, una specie di incendio, perché faccio anche degli esperimenti di questo tipo, anche non essendo un tecnico, però ci provo. C'è stato poi non avevo nemmeno l'estintore che si era scaricato, insomma un po' disorganizzato, alla fine tutto bene. Mi ricordo quando io me lo portai in Polonia e lui faceva l'assistente alla costumista polacca Barbara Ptak, 82enne, che prendemmo questa vecchia costumista perché ormai non lavorava più, quindi la produzione se lo poteva permettere. E gli mettemmo Eisler, che più che un assistente era un badante, perché lei aveva un po' di problemi. E lei diceva soltanto catastrofe,
quando vedeva Eisler. Loro sono una testimonianza importante. La musica va di pari passo col tempo e loro fanno una musica di un tempo che non c'è più. E questo fatto li trasferisce da un altro piano, da quello della creatività al piano della testimonianza. Loro sono lo specchio retroattivo, molto retroattivo, di un mondo che è stato forte e noi c'eravamo tutti dentro. E poi proprio in quel mondo lì, stranamente, che io conoscevo e amavo, io incominciai a diventare un trasgressore col mio mandoroncello e la mia chitarra battente. Certo, diventava rivoluzionaria la cosa. Tutte le pere a consumare, tutte le isole a scoprire, la sponda su di tutti i venti, la sponda su di tutto il mare, con tutte le correnti, per navigare sempre un po' avanti, come fa basta nella grande Africa. Sì, allora, ma a che ore sono adesso? 2 passate, andiamo. E quindi lui ci sta aspettando adesso. Vai. Una curiosità, per caso andate da zio Antonio a Carpino? Perché, come lo conosci? Lo conosco da tanti anni, come cantore di Carpino sono stato anche a trovarlo. Suoni, musicista? Sì, io sono la zambugna e la caramella e costruisco anche questi 2 strumenti arcaici. La zambugna di Panni è l'unica della Puglia che noi portiamo in giro e l'ho portata anche da zio Antonio a farlo vedere. Allora te lo saluto. Sì, grazie. Grazie. E abbiamo lasciato da poco Apricena, dove c'è un altro grande artista del recente passato, Matteo Salvatore. Lui parla della siccità del Gargano, mentre invece in questo momento c'è tanta pioggia. E comunque Matteo Salvatore, un grande cantore della povera gente. Quando lui morì a Foggia c'era un manifesto piccolino commovente che diceva: è morto Matteo Salvatore, poeta dei poveri. E in vita ha cantato l'immigrazione, la siccità, la povertà, tutto esagerato, portato all'estremo, però con una dolcezza del suo timbro e della sua chitarra che erano straordinari. Padrone mio, ti voglio arricchire. Padrone mio, ti voglio arricchire. Come nucchena i voi fatti. Come nucchena i voi fatti. Da quanto tempo non lo vedi, Antonio? L'ho visto 2 mesi fa, quando c'è stato il grande festeggiamento per il 100° anno di età, una grande torta con 100. Adesso del gruppo che ricordo io, praticamente è rimasto solo Antonio, che andiamo a trovare adesso. I medici stanno lì a vigilare, c'è il cardiologo in servizio permanente perché dice che il suo sistema vascolare è di vetro, così l'hanno definito. I ragazzi di questo paese erano completamente assenti, cioè facevano altre cose, facevano il rock, e questi vecchietti che avevano in casa erano per loro così, dei personaggi pittoreschi da prendere in giro in qualche modo. Oggi, un tempo ignorati o derisi, sono i punti di riferimento di Carpino, sono il grande vanto. Già è in progetto dedicare un monumento a questi grandi della musica popolare. Oh ninna 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 nanno, sto figlio ci va a dormire, va a fare la nanno. Gli hanno Madonna e gli hanno te lo piglia e porto lo passiano e porto lo passiano a questo figlio.
quanto ti voglio bene, se bene non ti volessi, se bene non ti volessi, io non ti cantasco. E quanto ti voglio bene, se bene non ti volessi, se bene non ti volessi, io non ti cantasco. E quando ti voglio bene, se bene non ti volessi, se bene non ti volessi, io non ti cantasco. Il sogno antico dell'alchimia che adesso si avvera e non è magia, ma è solo l'intuizione di un momento. E poi dicono che il Novecento. Scrissi una canzone, Novecento auf Wiedersehen, allo scoccare dell'ultimo decennio, per parlare di questo secolo che si apre con delle scoperte, l'effetto fotoelettrico, Einstein, relatività ristretta generale, meccanica quantistica e così via. È un secolo contrassegnato anche dalla industria. Mio padre lavorava lì e questo è un monumento straordinario, è il grande monumento del Novecento. Quindi noi nascemmo in una Bagnoli di grande energia, di grandi prospettive. Poi tutto questo passa, come passa tutto, e ci troviamo per fortuna in uno spazio come questo, inventato da Vittorio, che si chiama Città della Scienza. Pasolini poeta che muore d'amore su una spiaggia deserta, travolto dal sole, nel limite improvviso di un sentimento. E poi dicono che il Novecento, poi dicono che il Novecento. Eugenio? Oh, io sto qua alla Città della Scienza, senti, e sto cercando l'ufficio di Silvestrini, che però non... Ah, sopra. Ah. Vabbè, sopra tu. Con l'ascensore. Tu sai che con l'ascensore io non... Vabbè. Vabbè, allora ci vediamo sopra da Silvestrini. Ok, ciao. In realtà questi sono luoghi molto particolari, questi in cui è nata Città della Scienza. C'è una miscela qui di attività, di ricordi, che ciascuno in età diverse ha portato il suo contributo. Qui ci sono i miti della civiltà micenea addirittura, ma vivissimi i ricordi dell'epoca romana, dell'epoca greca. Eugenio e Carlo d'Angiò sono stati molto presenti nella nascita dell'idea di Città della Scienza, idea che è nata a seguito di Futuro Remoto, una manifestazione che già dal nome, il nome l'ha inventato Carlo. Si faceva l'acciaio a Bagnoli, si faceva il ferro, insomma. Si avevano queste ciminiere che fumavano, eccetera. Mo l'avrebbero chiuso, perché mo è inquinante e quindi non si può chiudere. All'epoca, insomma, invece dava da mangiare una trentina di migliaia di persone. Un posto dove c'era una cosa che adesso non c'è più, la ristorazione operaia. Cioè c'erano gli operai che non erano fatienti, erano gente per benissimo, gente corretta. E noi praticamente siamo nati in palazzi di fronte, anzi c'è una cosa un po' curiosa. Mia madre e la madre di Eugenio erano contemporaneamente incinte, mia madre di me e la madre di Eugenio era incinta di Edoardo.
Quindi io e Edoardo praticamente ci eravamo frequentati da prima della nascita, quando eravamo addirittura nel seno materno, come mi so dire. Io non dirò quando sono nato, perché sennò in questo caso scopro pure quando è rovino Edoardo. No, non si mai dire. È veramente imbarazzante, ma per il pittore che l'ha fatto Che premio era? Dov'era? Era in Basilicata, era un quadro che è un ritratto che mi hanno fatto su olio, è veramente terribile e io non so che destino dare a questo quadro, perché non lo posso buttare, distruggere, porta male. Per ora sta appoggiato alla parete, girato al contrario, perché è veramente imbarazzante. È un quadro, un 60-100 grande, insomma. Che mi consigli di fare? Guarda, potresti fare una cosa. Potresti consegnarlo a Pietra Montecorvino. Perché lei ci può fare un intervento alla Mario Schifano, hai capito? Cioè, interviene e magari il quadro prende 60-100. Sì. Ci vuole a Montecorvino. Ok. Per forza. E c'è una seconda ospite. Personaggio imprevedibile, straordinario, la più grande cantante che ho conosciuto. Spero che ci sia, perché è imprevedibile. Pietra Montecorvino. Scusa. Ma una cosa dobbiamo fare. Ecco. Non riconoscevo il pezzo. Infatti è nato Piezzo, ok. Tu sei una cosa grande per me. Una cosa che tu stesso non sai, una cosa che non hai già avuto mai, non bene così, pensando a te. Vorrei sapere una cosa da te, perché quando mi guarda così, sicuro tu ti senti morire. Non mi dice e non mi fai capire, ma perché? E dilla una volta sola, se pure tu stai tremando, e dilla che mi vuoi bene, come voglio bene a te. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non hai già avuto mai, non bene così, così grande, così grande. Qualsiasi genere musicale deve essere contaminato per poter proseguire e quindi ogni giorno faccio delle esperienze nuove con Eugenio, a parte il piacere di fare tantissimi concerti live in Italia e nel mondo. Infatti tra pochi giorni partiremo per Istanbul. Visto che ho fatto quando tu non c'eri,
che tu sei un briccone che sei andato di nuovo al tuo paese e ci hai abbandonato. Io ho fatto questo strumento, vedi? Infatti, nel frattempo, 3 anni che ci hai messo. 3 anni, sì, quasi 3 anni. Allora, sono partito dal Marocco, diciamo, nel 2001, sono stato in Olanda per fare un'operetta teatrale con un gruppo di teatro, che mi sono incontrato con un amico africano che mi ha consigliato un posto un po' bizzarro, come diciamo, per legare fra i due posti, un po' strano, Amsterdam-Castelvolturno. E lì mi sono incontrato con Eugenio Bennato, era un seminario che abbiamo fatto a San Domenico Maggiore all'Università Orientale. Per primo concerto l'ho fatto con Petra Montecorvino, la grande Petra Montecorvino, e poi da lì è nata questa collaborazione con Eugenio Bennato, il grande maestro comunque della musica popolare. Di fiato per non respirare più, tira il 5 grida sana, mira dritto in faccia, spara senza fare passi falsi, con i ferri intorno ai polsi e le gambe nella tomba per non camminare più, e le gambe nella tomba per non camminare. Viaggiare in giro per il mondo, perché poi con Eugenio non viaggi soltanto in Italia o in Europa, arrivi pure dall'altra parte del mondo e ci arrivi spesso per poco tempo per poi ritornare qui. Quindi puoi passare dal Messico alla Basilicata. All'inizio mi risultava un po' pesante questa cosa, poi col tempo ho imparato ad apprezzare anche il viaggio stesso, quindi tu devi viverti il passaggio che c'è tra l'inizio e la fine di un viaggio e il ritorno, quindi diciamo che il viaggio diventa protagonista. Venire a Napoli per me è stato in realtà il primo viaggio. Ricordo quando Eugenio mi portò in giro sulla Vespa e mi fece conoscere la sua città. Questo volteggiare continuo in qualche modo mi porta in una sorta di trance, un giro ipnotico, che poi è un po' anche il rito del tarantismo. الناس بالبحر كتعيش كتموت بالسهر تعيا تمشي للقبر غير باش تعيش الناس بالبحر كتعيش كتموت بالسهر كتعيش ديما بالسهر غير باش تعيش Navegantes contra todas las corrientes en océanos transparentes hacia nuevos mundos. Senti, questa cosa dell'auditorium, fate un concerto all'auditorium? No, all'auditorio. L'auditorium dobbiamo suonare, bello, bel posto l'auditorium. L'auditorium, no auditorio. Auditorium. E mo devo parlare con Sasà perché lui lo sa, insomma. Io sono... Come si dice? No, te lo dico io, auditorium. Sì. Non c'è bisogno di parlare con Sasà. Auditorium. No, te lo dico perché magari un'intervista, una cosa. Sì, si può fare, certo la sala musica in realtà è occupata. Potremmo fare in sala rumori. Lo posso dire a Enzo di interrompere momentaneamente il suo lavoro e incidiamo.
Siamo andati da un mio amico qualche giorno fa, quindi abbiamo girato tutto attorno tra Vesuvio e Montesum e andiamo a fare una suonata qualche volta là. Andiamo, là si mangia bene pure. La salsiccia, proprio pomodoro, c'è tutto una cosa. Bravo, fanno i pomodorini del pieno. Quelle piccole. Sì, quelle con pizza. Ma pagano? No. Il turista che arriva a Napoli si vede il golfo, ma il golfo non sarebbe quello se non ci fosse questa sorta di débris che è appunto il Vesuvio. Quindi il Vesuvio è il senso della precarietà, dell'inquietudine, del fermento che si manifesta musicalmente nella tamuriata. Nelle case napoletane si fa il ragù per esorcizzare l'eruzione. Una simulazione di attività vulcanica. La lava nella caldera, pappea come il ragù nella pentola. Bolle incandescenti si squarciano liberando fumo e lapilli di sugo che invadono la cucina che pare Pompei. E noi l'aspettiamo a tavola. Lo mangiamo e ne dissacriamo la minaccia. E tu dormi ali palazzi de Salento, tu dormi ali palazzi de Salento. A tu se spoglia e vestene, a tu se spoglia e vestene, a tu se spoglia e veste, non le fate, camo le fate, camo le fate. A tu se spoglia e veste, non le fate. E parla per la mia casa e ballare, e parla per la mia casa e ballare. Calo tu ballo sai, calo tu ballo sai, calo tu ballo sai, muove l'upede, muove l'upede, muove l'upede. E calo tu ballo sai, muove l'upede. E se vedi che te godu l'upede, e se vedi che te godu l'upede. E qui lo segno ca, qui lo segno ca, qui lo segno ca. Vuole ballare, vuole ballare, vuole ballare. E questo lo segno ca, Mi farò un po' di nemici perché parlare male dell'Odissea, no? E però quella ti abitua a dire cantami o diva del Pelide Achille, rira funesta, che infiniti parla di lutti, e quello era grande perché aveva ammazzato un sacco di gente. E quindi se non si incomincia, si è cominciato più volte, però insomma diamo un contributo a dire mi avete rotto le scatole con questa storia dei carabinieri nelle retrovie pronti a fucilare i disertori. C'è quelli che dice io non voglio andare a sparare, se ne scappavano e venivano fucilati. Ed è l'unico meccanismo per poter fare la guerra. Però dimmi quello che pensi. Sì, no, No, pas de guerra. No alla guerra, no al suo gioco inutile. No, pas de guerra. La guerra che diventa
francofono mi rappresenta molto il movimento che c'è oggi in Africa. Mi veniva in mente quel bellissimo film di Gillo Pontecorvo, no? La battaglia di Algeri. Ah, sì. Con Eugenio c'è un rapporto profondo di reale amicizia al di là, ma veramente al di là, a prescindere dalla musica, insomma. Con Eugenio ci inventammo cose strane, tubi con delle palline dentro, padelle, oggetti di plastica. Ed è stata un'esperienza anche formativa, mi sono molto divertito, ho fatto una scoperta sonora di questo pianeta che è il ritmo. Gruppo Musica Nova, una musica popolare ma tra virgolette rivoluzionaria. Eugenio usciva dalla nuova compagnia di canto popolare e insieme decidemmo di fare una musica, di proporre, riammodernare in qualche modo con delle novità, delle invenzioni musicali. E sono stati viaggi bellissimi, un'esperienza che mi è legata ancora di più a questa amicizia con Eugenio. I premi sono legati a storie di grandi viaggi e poi a questo nonsense di non sapere mai perché uno è premiato. No, io sto girando qua intorno. Ma io non ho capito, ma non ho capito dove e che soprattutto che cosa devo fare. Il grande gioco dei premi è che sono un escamotage da parte dell'organizzatore di avere l'artista e non pagarlo. Una cortesia. Il teatro comunale. E alla fine che cosa succede? Che stai là, magari c'è il gruppo e qualche pezzo lo tiri pure fuori. Ma tu hai capito, hai parlato un po' con qualcuno di loro? No, soprattutto se l'embane, se spuniscono, insomma, voglio dire, un po' prima, tu capisci. Sarà l'assegno, ci sarà lui, scapperà, ci sarà e non si dovrà. Questa è storia comune. Eccoci qua, di nuovo allo stesso posto, il quarto giro che faccio. Napoli è una città estrema per la sua storia. Le voci della tradizione classica di quel Settecento napoletano che faceva leva a livello musicale sulla tessitura assolutamente particolare di un maschio che cantava con voce femminile, che era richiesta fra l'altro in tutta Europa, sono rimasti nella fantasia del popolo e anche nella realtà. Io ho cominciato quasi 20 anni fa, però per gioco, per caso, perché io faccio il parrucchiere a domicilio e tutti dicevano bravo, sei bravissimo, bella voce, solo che quando canti sembri una donna. Allora io pensavo che era un difetto e mi cercai un maestro di canto e cominciai a studiare canto per correggermi questa cosa. La melodia napoletana, anche la più classica delle melodie napoletane, diventa modernissima se interpretata da Nicola, perché c'è quella marcia in più di una realtà estrema, a volte maledetta, che appartiene all'oggi di Napoli. Che bella aria fresca, che adori malvarosa. Tu dormendo stai, coppa si fronnerosa. E quindi dici no, devi cantare perché i capelli quando li fai, quando canti, vengono un'altra cosa. Paloma ti chiamava mamma tua, Paloma ne faceva lacrimella, che non sapeva casa soia, sola compagna e compagnella, e come una paloma tu faceva, a scuola la maestra non c'era, c'è innamoratiella presso a te, e giocava pure io senza volere. Paloma, paloma che vola, volando l'usciore venata, si trova qualche sciora avvelenata, non puoi più. Quello è Scampia.
storia, bellissima. È un salto in un'altra dimensione venire qua. Quando spassavo così scena, nella lacrima e sospira, anfine che diurna ma destina, tenga briccia sta mano signorina, ma mano signorine che lilla, che pensano a fare e aiutare. Palomma che vola, volando di sciora penata, si trova qualche sciora penata, fornisce Ma è strano che è di giorno sta cosa. A me mi ha parlato di un premio. Però la cosa bella non è che danno quel premio che poi uno magari non sa che se ne va con le cose con le coppe. Danno pure un cesto. Non si è capito che ha detto una festa, poi il premio. Cioè, sai, no. L'uscita è Valmontone. Ha detto ci sta un gran pranzo e dice stanno i capponi, tu sai che Mimmo dice cugino. Ah, qui dice questa Artena. Giulianello! No, poi non si fermano. No. No, questo è il Basso Lazio. Basso Lazio. Non si ferma. No. Forse sto signore, vai. Per andare a Giulianello, perché stiamo girando da parecchio tempo e non riusciamo a. Lei prende questa sta sto golf grigio. Allora devo andare di là. Cori Giulianello. Ma vedo che c'è. Siamo in aperta campagna. padrone non può che pazzia, e mo a balla assieme a noi, o si no a queste campane. Anche qui non ci sono più cartelli, non c'è niente. Chiamiamo Mimmo. Ha detto proprio così, dove c'è il palazzo grande, là, questa è la... Qua non c'è nessuno proprio. Ma chiama Mimmo, chiama. Lo sto chiamando. Giusta un'anima viva. Mimmo! Oh Bruno, sì. Noi stiamo qua. Dove siete? Nella piazza di Giulianello. A Giulianello? E com'è così? No, non ho capito, Mimmo, fammi capire bene. Ah, per il premio! Madonna, scusa, ma... Il sindaco, la manifestazione, dov'è? Hanno rinviato la festa, non lo fanno più il pranzo. E lo so, ma se queste cambiano dal giorno alla notte, come ci posso, che non ci posso fare niente? Manca a me me l'hanno detto. Mimmo, ci sentiamo presto, è stato bellissimo. Ciao, ciao. Scusa una cosa, visto che state là, no? Ci avevo detto una cosa genuina, no? C'è un pacco di compadische. Un pacco? Se mi può fare questo favore. No, è un pacco di dischi, sono 32 dischi, è una cosa semplicissima. Tu vai a sta a casa del sindaco, si trovano. Dice che c'è un pacco suo con dei dischi da prendere. No, scusate, scusa. Vabbè. La mortificazione, non ti preoccupare. No, è soltanto che... Vabbè. Vabbè, grazie, la prossima volta sarò più attento, grazie. Sta piangendo, no. I
angeli del sud venuti da lontano, coi loro visi bruciati dal sole e dal sogno africano, con i sorrisi di una diversa umanità. Quegli angeli del sud venuti da lontano, con i sorrisi di un sogno africano. È l'eleganza che diventa un'onda quando lei cammina, è la sua danza che racconta di un passato di regina. Asmara House dove canta la sua vita di Sabeba, è la leggenda che risale da Maputo fino a Pemba. Tra gli angeli del sud voglio volare anch'io per riconoscere i loro dialetti ed il loro Dio, un Dio diverso che un poco al nostro somiglierà. Tra gli angeli del sud voglio volare anch'io per riconoscere il loro Dio. E canta canta Mozambico, e canta canta Capo Verde, e canta Angola, e canta l'Africa di tutte le leggende. Quando ero uma criança ia sempre sozinha buscar água. Quando voltava tinha medo do morcego que cantava. E canta canta Mozambico, e canta canta Capo Verde. E canta Angola, e canta l'Africa di tutte le leggende. Tra gli angeli del sud voglio volare anch'io per riconoscere